Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Bentornati nel mio canale. Un rapido giro agli ingredienti che andrò a preparare: dei biscotti morbidissimi con la farina di semola, ma si può utilizzare anche la farina zero. Occorrenti saranno il burro, e sono 170-200, dipende sempre da quanti se ne vogliono fare, un bicchiere di mandorle tritate che sarà per il ripieno, un bicchiere di zucchero, 2 cucchiai di cacao, mezzo bicchiere di cioccolata fondente. In questo caso per ripieno poi andrò a rispiegare 2 cucchiai di zucchero, 4 uova, un po' di marmellata a scelta. Iniziamo con sbattere le uova e un bicchiere di zucchero per fare dei dolcetti morbidissimi e buoni. Sono state sbattute le uova, le 4 uova tutte insieme. Adesso si versa tutto il bicchiere di zucchero, può essere sia bianco, io utilizzo lo zucchero di canna, fino a che si sarà leggermente emulsionato. Poi aggiungeremo il burro leggermente fuso, io lo metto nel forno microonde, e poi andrò ad aggiungere 2 bicchieri abbondanti di farina di semola. Abbiamo aggiunto un bicchiere di farina, misceliamo e si aggiunge un altro bicchiere di farina, poi il burro ammorbidito. Se risultasse troppo denso o troppo liquido, ovviamente andiamo ad aggiungere ancora un po' di farina e un po' di olio o di latte a scelta, ma le dosi sono giuste, non dovrebbero esserci altre indicazioni. Nel frattempo aggiungiamo un pizzico di sale e una bustina di lievito per dolci. Aggiungiamo facoltativo anche la vanillina, la bustina di lievito, continuiamo a miscelare e adesso versiamo il burro per un po', poi passiamo sulla tavola, sulla spianatoia, a impastare tutto insieme. Messo l'impasto sulla spianatoia, aggiungiamo ancora un bicchiere scarso di farina e facciamo un bel panetto che lasciamo riposare solo 10 minuti. 5-10 minuti, non oltre, senza pellicola, lasciata riposare. Adesso con 2 fogli di carta da forno prendo un pezzo, la stendo e con delle formine che abbiamo a disposizione, bicchieri, tazzine, facciamo degli stampi. Dato forma ai biscotti morbidissimi. Ovviamente adesso siamo sotto le feste, ho fatto l'alberello, abbiamo messo delle stelle. In periodi normali si fanno le forme, come abbiamo detto, come si vuole. Adesso spennello con un po' di latte, qualcuno lo lascio semplice, qualcuno vado a mettere la granella di pistacchio, possiamo mettere anche granella di mandorle, quello che ci piace di più. Proseguo. Elvira, allora in qualcuno abbiamo messo il pistacchio e nelle altre stiamo mettendo della granella di mandorle, io le ho frullate precedentemente. Le altre le lascerò semplici. Adesso in forno 10-12 minuti a 170, dipende dal forno, a doratura li sforno. Procedo. 170 statico per 10 minuti nella parte inferiore del forno, inforniamo. Nel frattempo, come fatto vedere in precedenza, gli ingredienti: ho frullato la cioccolata e 2 cucchiai di zucchero e le mandorle tutte insieme. Adesso rigiro bene gli ingredienti e andrò a farcire qualche dolce. Io li chiamo panzerotti, dolcetti ripieni, li possiamo chiamare come vogliamo. Procedo.
Potevo miscelare il tutto con un po' di latte da ammorbidire. In questo caso io ho preferito mettere una marmellata fatta in casa di pere e mela. Adesso amalgamo bene il tutto e vado a farcire i dolcetti. Allora, qua non faccio pubblicità. Avevo comprato su Temu questa macchinetta, io tutta felice di averla presa, perché praticamente avrei messo una pallina, rigirato, messa sopra con ripieno e avrei avuto il mio bel dolcetto. Invece esce tutto di fuori. Non la comprate. Vecchio metodo della nonna. Tanto c'è Elvira che mi sta aiutando, la mia amica. Un saluto Elvira, ciao! Ciao! Sempre gentile, disponibile. Quindi rondella, passiamo alla forchetta e adesso faccio vedere come facciamo l'altro e proseguiamo. Vecchio metodo, come abbiamo detto, delle nostre nonne. Elvira è più brava di me su questo perché per il momento io ho sempre una mano fasciata. Messo un cucchiaino con la rondella, adesso ci passa appena appena la forchettina di lato ed è pronto l'altro dolcetto. Ripieno, pasta morbida, frolla di semola. Ferma, perfetto. Pronti? Adesso vado a infornare anche questi 10-12 minuti a 170 gradi finché non li vedrò dorati sopra. Con l'avanzo di un po' di pasta aggiungo della granella di cioccolato con lo zucchero e il cacao senza la marmellata. Vado ancora a impastare insieme e faccio altri tipi di biscotti. La pasta frolla di semola, avremo con lo stesso impasto 3 tipi di biscotti. Procedo. Miscelato l'impasto, come detto in precedenza, con lo zucchero che era rimasto, i pezzetti di cioccolato e adesso andiamo a stenderla e sembra una pasta rustica e andiamo a fare gli altri biscottini. Fornati gli altri dolcetti, il forno è già caldo, 12 minuti, come saranno dorati sforneremo e andremo a cospargerli e metterli nel vassoio. A fra poco. Terminati. Biscotti, dolcetti in pasta frolla con farina di semola, ma volendo li facciamo anche con la farina zero. Super gustosi, un profumo. Adesso io poi, è facoltativo, andrò a mettere su dello zucchero a velo. Questi sono quelli ripieni, faccio il giro. Ovviamente il ripieno come si fa l'ho detto prima, ma poi metterò tutto nelle info descrizioni. E questi sono quelli rustici con le mandorle e pezzetti di cioccolata, impastato tutti insieme. Ancora un giro di vanillina con lo zucchero dentro la vanillina, spolvero e saranno pronti sia per essere regalati, mangiati durante le feste, fatti in qualsiasi momento. Questo è il periodo delle feste, quindi abbiamo l'alberello, le stelline, spazio alla fantasia. Terminato, spolverato dello zucchero a velo, pronto questa guantiera per essere regalata. Si mantengono tranquillamente 5 giorni in frigo, in un barattolo anche 10-12 giorni, chiuso ermeticamente. Congelati li possiamo sfornare tranquillamente il giorno prima e ripassarli un attimo in forno. Io ringrazio a chi mi segue, a chi è entrato. Come detto, questa pasta va bene per fare i biscotti tutto l'anno. In questo periodo le utilizziamo per le feste. Dal canale di Virginia un saluto a tutti. Mi dimenticavo, se siete arrivati fino a qui, se il video vi piace, lasciatemi un like, un commento e condividete. Grazie a tutti, alla prossima ricetta. Sapori di cucina come cena, sapori di cucina come cena, sapori di cucina come cena.
Sapori di cucina con Virginia. Sapori di cucina con Virginia.